Welcome, welcome, benvenuti. Ciao Donato, Ciao ben tesoro, ciao a ritrovato, tutti, benvenuti. ben ritrovato. Eccoci qua. Sì, Un attimo solo che condivido, come sempre. Eh, Perché tu non ci sei? Ho perso Donato. Tu non ci sei? Ho perso Donato. Buongiorno, buongiorno. Iniziamo questa onda del seme qui 144 e onda del seme qui 144. Si è eclissato Donato. Ciao Katy Gratton. 44 e si è, vediamo un po' se torna. Adesso gli scriverò, vediamo dov'è. Abbiate un attimo di pazienza. Lo rinviterò. Ciao Franci. Benvenuti, benvenuti. Arriva, gli è saltato tutto. Ciao Auri, come state? Com'è andata l'onda della scimmietta? Vi ha fatto gli scherzi? Oppure no? O è stata magnanima con voi? Perché condivido e ci sono. Eccovi. Bene, allora benvenuti, benvenuti intanto che attendiamo che Donato riattivi tutto e arrivi live, gli è saltato tutto a casa, l'hanno insieme l'ha bannato e l'ha fatto uscire. Magnana mi scherzosa. Certo, la scimmietta vi ha fatto delle belle sorprese, immagino, no? Bisognava stare sul pezzo, come dice la scimmia, belli leggeri e vedere veramente ciò che era reale e ciò che non era reale.
E oggi iniziamo questa meravigliosa onda che io adoro, ovviamente. Non è che adoro tutto come dite voi. Ah, qualche scherzetto bello, bene, Katy, sono molto contenta che abbia fatto dei bei scherzi che hai apprezzato, che bisogna imparare a diventare leggeri, no? Eccolo qua che sta arrivando, aggiungiamolo, Eccoci, eccolo scusate. qui. No, vabbè, oggi non lo so. No, guarda Qua, che non è la scimmia, questa è l'onda del seme, quindi lo non ti so, si confondere. vede che c'è Sono i stata... rimasugli della scimmia. Esatto, sono i rimasugli dell'onda precedente, scusate, ma si vede che ancora lei persiste. Perché è condannato deve persistere per alleggerire via. È la mia sfida, Quindi stavo dicendo che entriamo in questa meravigliosa onda che è il Kin 144, l'onda del seme giallo. Un'onda per me meravigliosa, il seme, mio compagno di merende, di viaggio, dell'Aquila, quindi noi andiamo a braccetto ed è proprio una domanda che ci fa questo seme, quando sei disposta a trasformarti, quando sei disposto, cosa fa il seme? Il seme va nella terra e si disfa. Quando sei disposta a manifestare questo nuovo che sento, io sento molto, moltissimo veramente, e stamattina ho ricevuto delle notizie meravigliose, è stato scritto benissimo, con questo seme. Quando sei disposto veramente a seguire veramente quello che sei, no? A mostrare veramente quello che sei, però per mostrare chi siamo in questa incarnazione, in questo viaggio che stiamo facendo, no? In questa vita, che cosa ci viene richiesto? Ci viene richiesto di lasciarci anche modellare dal tempo. Cosa fa il seme? Lascia andare quel guscio dove è dentro e lo lascia completamente disfare affinché possa nascere quella pianta, quella nuova creazione che siamo noi e che possiamo uscire veramente con tutta la nostra forza, perché il seme sembra molto delicato, ma il seme è fortissimo. Il seme buca la terra e con la grande madre rinasce. Quindi quando siete disposti a lasciarvi veramente modellare dal tempo, modellare dagli eventi, invece di prendere le cose con tanta rabbia, no? E andare contro gli eventi, perché mi succede questo, capire che quella cosa è assolutamente consona a ciò che dovete fare. Quindi impariamo un pochino a vedere tutti gli eventi, vedere tutto quello che sta accadendo, no? Invece di farci venire l'ansia di respirare, di stare e cercare di lasciarci andare. Lasciare andare non è una cosa male, perché sono delle cose che finiscono, no? Quindi insieme cosa fa? Finisce un ciclo e ricomincia. Wow, Katy, meravigliosa notizia che tu inizi a sentire questo seme, no? E lasciamoci modellare, lasciamoci trasformare, lasciamo che ci possa disfare e che rimanga veramente con la nostra essenza. Quindi in questi 13 giorni proviamo a camminare in questo nuovo, quello che ci viene richiesto di vedere, di sentire, non di vedere, di sentire. Quindi per me questi 3 giorni sono veramente bellissimi, una nuova creazione, un colore giallo, sono messa se non lo vedete sembra un arancione pallido, ma un arancione ovviamente vivissimo. Io non porto colori pallidi mai nella mia vita. E quindi cominciamo con l'affermazione del Kin di oggi, del Kin magnetico, del seme magnetico di oggi. Esatto, Aurora, disfaccio cose vecchie per prepararmi a cose nuove, perché quando c'è questa trasformazione dobbiamo imparare anche a lasciare andare tutto ciò che di noi era vecchio. Dobbiamo imparare a cambiare il nostro guardaroba è anche dentro di noi, a quello che ci tenevamo, che quanto abbiamo addobbato dentro di noi,
quante cose abbiamo ottenuto che non ci servono. Alla fine il seme si butta, si tuffa in quella terra e non ha bisogno di nient'altro, si lascia andare. Quindi questo ci insegna proprio i cicli della vita, no? C'è un ciclo che finisce, quindi le cose non ce le possiamo portare dietro quando quel ciclo è finito. C'è bisogno di rigenerarci e andare avanti per un altro giro, no? O quando è il compleanno, no? Che noi cominciamo a lavorare con un'altra energia, sia a livello astrologico, sia a livello anche Maya, del calendario Maya. Noi ogni anno non abbiamo mai gli anni nello stesso giorno e ogni anno lavoriamo con un'energia diversa che è sempre in sincronicità, tra l'altro, con quella che stiamo lavorando a livello astrologico. Quindi impariamo a camminare e a comprendere e a fare dei passi e a vedere che cosa succede. Siate curiosi di quello che vi succede intorno a voi e dentro di voi. Lasciatevi stupire anche da questo nuovo che sta cercando di arrivare. Allora facciamo un grande respiro e cominciamo a leggere l'affermazione di oggi del Kin 144, seme giallo magnetico, che dice: io unifico per focalizzare, attraendo la consapevolezza. Sigillo l'input della fioritura con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere duplicato. Quindi lasciamoci fiorire in questi 13 giorni. Quindi sapete che condividiamo le nostre visioni o tramite i miei oracoli e Donato tramite lo Solkin Mai, entrando a spiegarci un po' meglio le energie giorno per giorno. E vediamo in questi 13 giorni qual è l'energia che questa onda del seme giallo vuole comunicarci. Vediamo un po'. Allora, il seme giallo dice: riporta armonia nella tua visione, riporta armonia in quella creazione che vuoi portare in questi 13 giorni, che vuoi portare ora nella tua vita, che inizi ora, in questo momento, quando il seme ti inizia ad accompagnare. Hai tutto nelle tue mani e sai perfettamente come fare per farmi crescere, sai perfettamente che cosa mi serve per fare in modo che io possa fiorire, che io possa dare quel frutto, quel fiore che ti serve nella tua vita qui e ora, collegato col madre terra. Quindi riporta armonia. Il seme per crescere ha bisogno di armonia, quindi il messaggio di questi 13 giorni è: riporta armonia nella tua vita e crea veramente ciò che è importante per te e segui quella creazione, segui quella crescita di quel progetto che tu hai, di chi vuoi diventare, di chi sei. Cerca di capire che cosa c'è dietro, cosa si muove. Allora, il Seba ha deciso che fa lui e mi ha già dato una serie di oracoli da solo, quindi seguirò una creazione che lui sta portando in questo momento, infatti mi sta parlando, quello che vi sto dicendo sono le sue parole di quello che vuole comunicare. E cosa vi dice oggi? Dice: muori per rinascere oggi. Questo primo giorno, in questo tono magnetico, nel giorno 1 di questa onda, io ti chiedo di cambiare qualcosa nella tua vita. Chiedo di poterti dare la possibilità di vivere qualcosa e di essere in contatto con un nuovo ciclo che è consono con chi sei oggi. Le cose non possiamo più fare come eravamo prima.
Le stesse piantine che piantavamo prima non si possono più piantare perché non ci servono. Ma inizia invece una strada. Se tu ti lascerai morire per poter rinascere, allora la tua strada inizierà veramente molto velocemente e tu inizierai a camminare per quella strada e troverai veramente la leggerezza di quella strada. E a quel punto troverai qual è veramente la tua verità. Troverai che cosa è importante per te, che cosa la tua anima, che cosa il tuo essere ti dice che devi seguire. C'è qualcosa che va seguito, c'è proprio un cambiamento in cui io a quel punto invece di stare fuori, torno dentro, torno a casa, torno dentro di me e ci credo, credo in me, in quello che mi si muove e sento questo nuovo cambiamento e sento quella leggerezza che mi sta accompagnando e a quel punto quella leggerezza e quella conoscenza che è dentro di me, io la posso condividere e la posso condividere, posso iniziare a camminare veramente nella mia strada, veramente con quelle che sono le mie qualità, quello che porto, quello che so fare, quello che per me è importante. Ciao Lauretta, benvenuta. E allora inizio, allora sì, che in quel momento che ho la consapevolezza di che cosa so fare, che cos'è che proprio a me piace fare, mi piace fare quella cosa lì e la voglio proprio così, quella cosa lì. Allora a quel punto mi posso permettere di cambiare delle cose, iniziare con un nuovo cammino, un cammino di consapevolezza dentro di me, un cammino che mi porta in contatto con chi sono io oggi e ho il coraggio di camminare veramente verso quel sogno, verso quelle emozioni che tengo tanto bloccate dentro di me, che non mi fanno respirare, invece io ho bisogno di portare fuori quell'aria, devo dare aria a quel seme, devo lasciarlo respirare quel seme affinché lui possa crescere, possa diventare forte, possa trovare il coraggio di manifestare chi è. A quel punto io cosa posso fare per aiutare quel seme? Posso cambiare il modo di guardarmi, posso cambiare il modo di vedere le cose, posso vedere da un'altra prospettiva e guarda un po' da quella prospettiva lì, tutto è molto più semplice, tutto è molto più fluido, tutto fluisce e non ho bisogno di arrabbiarmi. E mi accorgo che davanti a me c'è una nuova strada che quel seme ha creato uscendo dalla terra. E mi permetto di rimanere un attimo ad attendere. Il seme che cos'è? La pazienza. Io devo avere anche pazienza di questa crescita, di questo momento, lasciare respirare. Quando facciamo questi lavori, ognuno di voi lavora su di sé, eccetera. Datevi il tempo di integrare, smettete di correre, correre, fermatevi e integrate quell'energia, sentitela, sentite dove vi tocca, sentite quanto è bello lasciare spazio, lasciare quello spazio, lasciare che siamo comodi, come vi dico sempre, quell'armonia, insieme è armonia, riporta armonia. E a quel punto cosa dice il seme? Rimetti tutto in ordine, riporta quelle basi nella terra ben salde e a quel punto puoi salire dove vuoi, a quel punto la tua costruzione potrà essere quella che tu vuoi creare. Quindi datevi il tempo, non arrabbiatevi tanto in questo periodo, ma provate a guardarvi da un'altra dimensione, dall'alto in basso, dal sotto, andate dentro insieme a quel seme e vedete che cosa volete piantare nella vostra vita, cosa volete manifestare e lasciatevi trasformare. I cambiamenti non sono sempre drastici, i cambiamenti portano un rinnovamento, quindi lasciamoci rinnovare.
lasciamoci portare in un altro mondo. Proviamo a vedere le cose da un altro punto di vista, sia più consono sicuramente questa trasformazione è consono con chi siamo oggi, ora, adesso. Vediamo un po' quali sono gli aiuti che questa onda del seme giallo ci vuole dare. Guarda un po', la mia amata Sekhmet, quindi la verità, quello che ho detto prima, trovate la vostra verità e andate avanti leali verso voi stessi. Questo seme deve essere leale solo verso di sé, non verso a nessun altro. Una profonda lealtà. Camminare con veramente la verità, non cambiare idea ogni giorno. Cioè dovete essere leali verso di voi, non verso nessun altro, lì dentro, impossiamoci dentro, lasciamoci trasformare e veniamo su, certi che quello che sentiamo, quanto mi fido di me, è l'unica verità che devo seguire, non esiste nessun'altra verità. Ok? Vediamo le carte del sole e della luna. Cosa ci dicono? E smettiamo di sentire quel rifiuto, perché quella verità che ci porta a Sekhmet, quella che ci aiuta ad accoglierci, nessuno vi potrà mai rifiutare se voi vi amate, nessuno vi può abbandonare, nessuno vi può dire che siete sbagliati se voi vi accogliete. Quindi accoglietevi, abbracciatevi, prendetevi cura di voi, curatevi, siate delicati con voi stessi, seme delicato, quindi siate delicati con voi stessi. Usate veramente quella dolcezza, quella delicatezza che avete dentro, per voi soprattutto, per ritrovare quella strada che porta a casa di voi, dove lì c'è tutto ciò che vi serve. C'è la vostra verità, come dico sempre io, tutto quello che ci serve l'abbiamo qui nel cuore, quindi seguite questa. Vi leggo il meraviglioso poema del seme giallo. Io sono l'innocente, il mio segno è il seme giallo. Io entro nel tuo universo dalla quarta porta di luce. Il mio numero è il 4, chiaro, autoesistente, intrinseco. La consapevolezza è la mia natura, trasparente, radiante. Io semino i semi dell'omniscienza della terra. Io sono la fioritura della consapevolezza intrinseca, in pura coscienza. Porto i frutti dello spirito. Io sono l'immaginabile fioritura del nuovo, incontaminato dal desiderio, invenzione o segreta motivazione. Io sono il folle sarto. La gente mi scambia per un sempliciotto, ma io sono meramente la faccia autoriflessa di tutte le loro proiezioni. Se desideri e se sei puro, io condividerò il mio segreto con te. Conoscere me è elevarsi nella forza dello spirito e resistere a tutto quello che differisce dal bene. Quindi la vostra verità, la unica cosa che dovete seguire in questi 13 giorni, ma sempre, sempre nella vostra vita è la vostra verità, voi stessi. Voi siete maestri di voi stessi, quindi smettete di farvi dei trick, smettete di farvi dei scherzetti, ma accettatevi, abbracciatevi e siate fedeli soltanto a voi stessi. Grazie mille. Vi voglio bene, grazie di ascoltarvi, di ascoltarci sempre. Vi bacio tutti e passo la parola a Donato Munciari. Grazie. A te, Munciari.
grazie tesoro, grazie mille, bellissimo. Dunque, allora, oddio, ci sono un po' di casini. Allora, addentriamoci adesso quindi un po' nello specifico, andando un po', come dire, entrare un po' nei dettagli di tutto quello che poi in realtà ha già riassunto Shams. Il seme scusate, il glifo del seme è appunto, essendo il numero 4, quindi per questo nel poema si parlava di autoesistente, perché appunto è in grado di partorirsi ad una nuova forma, ok? Quindi autoricrearsi e prendere proprio una nuova forma, cioè partorire se stesso, trovando il coraggio lungo questo percorso che ci porta molto sincronicamente e perfettamente al raggiungimento del finale del guerriero, il guerriero cosmico. Infatti non a caso è diciamo raffigurato come un glifo piuttosto inerme, ecco, e per questo lo si chiama sempliciotto, perché in realtà dentro questo piccolo seme sono racchiuse infinite informazioni ed è proprio la vita, e c'è proprio il segreto della vita stessa e di questa trasformazione che appunto dovrà attuare, passando attraverso la paura più grande, che è quella proprio che si vincerà nel finale, rompendo la struttura in cui è imprigionato, che è la corazza, diciamo il, il seme in sé, no? Spaccando, trovando il coraggio di uscire e farsi strada attraverso la terra dal buio, dall'inconsistenza appunto di quello che era, da questa veramente microscopica proprio forma, trovare quel coraggio che è appunto nell'archetipo del guerriero per ritrovare questi poteri e riutilizzarli però in una forma più evoluta. Perché dico questo? Perché avendo il compagno alleato nell'aquila, che è qua di fianco a noi, anzi di qua, ritrova ovviamente sviluppa in questo buio nella terra in cui deve giacere, deve sviluppare appunto la consapevolezza di essere e di poter immaginare se stesso incominciando a sviluppare sensi molto diciamo alterati, superiori, che qui appunto entra in gioco l'aquila, che risveglia l'utilizzo del terzo occhio, quindi la riunificazione del maschile e del femminile, dei due lobi temporali, trovando appunto questo sguardo interiore che porta a come dire rendere nitide le visioni interiori, per poi appunto ritrovare se stesso e trovare la forza per seguirle andando verso l'alto, verso questo tubo. Non a caso il 144 è stato insomma di importanza proprio divina nel discorso 1320 e nella legge del tempo, perché è il giorno che equivale al giorno della scoperta della tomba di Pakal Votan, cioè dell'apertura in realtà del canale, e infatti viene chiamato proprio il tubo parlante della terra. Guardate bene, perché è bellissima questa allegoria, se ci pensate. Il seme è piantato nella terra, ok? Dentro questa tomba, quando è stato aperto questo canale che ha raggiunto l'apice della superficie terrena per uscire allo scoperto tutta questa informazione, e
e ovviamente è chiamato appunto il tubo parlante della Terra proprio per questo, perché se noi rimaniamo nella paura di uscire e di rompere questa corazza e questo involucro che ci teneva lì chiusi, noi non saremo mai in grado di evolvere. Infatti vi parlo di evoluzione, ma prima vi parlo del mago, perché il mago, essendo la sua sfida e quindi fortificazione, quindi il suo opposto esatto, il mago appunto di cosa ci parla? Ci descrive quanto potere abbia la nostra immaginazione, quindi quanto noi riusciamo in quel buio a immaginare, grazie alla visione dell'aquila e alla sfida del mago, noi riusciamo a riappropriarci, come diceva già prima Chance, del nostro tempo, ma del tempo però giusto, non quello che, perché comunque il seme, secondo me, non è solo appunto, non è appunto solamente comunque la fioritura, il bersaglio, diciamo, la mira, l'obiettivo e anche la fioritura, la consapevolezza, ma bensì parla tanto di fede, la fede appunto di quel mago che in noi dovrà rinascere per creare, seguendo il proprio tempo, barra arte, e ritrovare quella fiducia, quella grande fede in se stesso. Per questo infatti prima Shams ci ha detto di seguire e di comunque sempre credere nella propria verità, perché così facendo noi riusciamo a ritrovare quel mago, a rimpugnare il nostro potere di poter cambiare attraverso l'immaginazione e la visione. Quindi aquila e mago. Tutto questo appunto si ricollega a questa descrizione che vi ho fatto del Telectonon, che è appunto il risveglio della voce dalla tomba di Pakal il Grande, Votan, e non a caso infatti nell'occulto, quindi nel grembo nascosto di questa meravigliosa firma galattica, c'è la Terra Rossa. E la Terra Rossa di cosa ci parla? Ovviamente ci parla di navigazione, quindi di imparare a fluttuare appunto nel proprio tempo e nel giusto ciclo naturale del tempo, insieme a ovviamente la sincronicità, quindi l'attesa, quello di cui vi parlavo, la consapevolezza, la fede, la pazienza. Ecco, il seme è la pazienza di avere fede totale e coerenza a quel progetto e a quello che noi vogliamo fiorire, quello che noi vogliamo appunto fare evolvere per trovare una nuova dimensione, una nuova vita, una nuova espressione vitale a cui dobbiamo arrivare, ecco, da cui in realtà appunto portiamo noi stessi, una parte di noi che non sapevamo essere ancora pronta, ma quando sarà pronta appunto quell'evoluzione di questa terra che è all'occulto, terra rossa, riuscirà a portare allo scoperto tutto questo. Benissimo, questa è la descrizione, diciamo, totale. Ora entriamo nel dettaglio ed incontriamo il serpente lunare rosso, 145, domani. E qui andiamo infatti a incontrare la sfida polarizzante del crederci appunto forti abbastanza nel poter sopravvivere a questo grande salto, ok? Quindi seguendo e mantenendo il proprio istinto, noi dobbiamo arrenderci a questo naturale processo che è quello come del parto, ok? Immaginatevi un parto, una donna quando è pronta a partorire non può fare altro che lasciare che tutto avvenga naturalmente. Questo il serpente ci sfida a tenere comunque stabili e svegli comunque diciamo i sensi per riuscire a raggiungere e a sorpassare questa grande prova fisica che è nell'uscire
proprio e nel sentire in maniera diversa, quindi oltre quel seme. Poi dopo abbiamo l'allacciatore nel giorno 3, che è il tono elettrico, e qui attiviamo una grande possibilità per ricongiungerci al grande vuoto barra paura, che era quello di cui vi parlavo, della fine dell'onda, che è quello che scatena poi cioè che il guerriero ottiene come, diciamo, risultato contro la paura della morte e di ciò che ha una fine e che dobbiamo lasciare alle nostre spalle. Quindi qui ci attiviamo per attaccarci solamente a, a ciò che di noi portiamo ma che è ancora invisibile, che proviene ed è connesso a un'altra dimensione, e quindi noi percorreremo questo varco uscendo allo scoperto per trovare questa nuova forma, sapendo di rinascere fondamentalmente, perché questa morte dell'allacciatore ci comunica elettricamente che è giusto il momento per rinascere, ok? Per darci questa opportunità di vincere questa grande paura del trapasso da una forma a un'altra. Dopo abbiamo il tono 4, che è la mano blu autoesistente, e qui abbiamo sempre un ritorno a ciò che è comunque terreno e quindi realizzativo a livello pratico, non a caso nel tono 4, che richiama il numero 4 del glifo del seme, e ci aiuta a definire, comunque a creare delle strutture in cui noi ci sentiremo più comodi per poter uscire nella maniera in cui per noi è più consona, più comoda e più facile da poterci, insomma, manifestare ed esprimere in toto, quindi portando la guarigione a questa struttura che ci accoglierà fondamentalmente. Quindi dobbiamo trovarci a nostro agio con quello che facciamo, quello che scegliamo, quello a cui vogliamo dare forma e quali sono i nostri progetti. Dopodiché abbiamo il tono 5, torre intonante, e qui l'energia inizia a girare in un'altra direzione con la stella gialla intonante, e qui possiamo già permetterci di come dire, abbellire e rifinire questo progetto, questa nuova identità che andremo a vestire, come la vogliamo addobbare, come la vogliamo irradiare, come la vogliamo rafforzare e fortificare nei gusti, nelle modalità, nei colori, nella sostanza anche proprio, però estetica, anche esteriore. Quindi cerchiamo di, possiamo qui anche capire come noi desideriamo essere, e se tutto quello che appunto andremo a diventare è in perfetta sintonia e armonia con quello che è il nostro progetto immaginario iniziale, ok? Quindi dovrà esserci molta attinenza, perché qui la stella ci comanda proprio di vedere e di riscoprire, ecco, un'eleganza e un timbro che noi dobbiamo dare alla nostra nuova forma, alla nostra nuova personalità, al nostro nuovo progetto, quello che vogliamo andare, diciamo, a fiorire in generale e a ritrovare di noi stessi anche. Poi abbiamo il tono 6, la luna ritmica rossa 149. La luna ritmica è un grandissimo toccasana, perché ci dà la possibilità di trovare anche
alchemicamente quali possono essere gli ingredienti per ritornare a sentire nella nostra ipersensibilità, a trovare un flusso più armonico e più appunto che segua un ritmo naturale, e quindi accettando tutto quello che il passato e tutti gli insegnamenti anche karmici che la nostra anima ha dovuto sopperire, e qui possiamo ritrovare l'armonia interiore e emotiva per far sì che questa purificazione, cioè questa nuova nascita, avvenga senza la pesantezza di ciò che era il karma. Quindi andiamo verso, comunque guardando in una direzione più salubre, più sana e più delicata, appunto, di guardare a quelle ferite, ecco. Quindi con più metodologia, con una ricerca proprio delicata di entrare in queste ferite, in questa sensibilità, e cercare di portare tutto molto più fluido e più, appunto, più leggero nel corso di questa surfata, di questa onda. Dopodiché abbiamo il cane risonante, e qui raggiungiamo il centro, proprio il cuore dell'onda, che infatti cosa ci dice? Ci dice che tutto questo, questo grandissimo sacrificio a cui dovremo far fronte, che sarà il lasciare una vecchia struttura per incontrare ed abbracciare una nuova forma e una nuova vita, una nuova modalità anche di essere e di riscoprire, diciamo, nell'integrità di quello che siamo noi. Ci vuole assolutamente la delicatezza, la compassione e l'amore incondizionato del cane, che ci crea appunto quella grandissima sintonia verso l'amore che portiamo, e verso quello che non solo siamo in grado di dare verso l'esterno, ma quello che dobbiamo portare principalmente dentro di noi, quindi la lealtà, quindi la coerenza, quindi tutta la pazienza e la fede, la consapevolezza di essere tutto quell'amore di cui ci sarà bisogno per farci forza a uscire quindi allo scoperto in questa nuova modalità di fioritura, ecco. Quindi senza questo cane, creare questo grandissimo canale verso il nostro cuore, per poterlo, come dire, aprire e stare lì, e quindi accettarci in toto, dobbiamo veramente crederci, ecco, essere fedeli a noi stessi. Poi dopo abbiamo la scimmia galattica, appunto, che abbiamo appena incontrato in questa onda passata, leggera, però assolutamente utile, perché non a caso infatti nella forma, cioè diciamo nel tono galattico, quindi riarmonizzante, vuol dire integrare la sua lezione, cioè quindi quello che abbiamo imparato da lei cos'è stato fondamentalmente? È credere in una magia, in un ordine e in un processo che va oltre di noi, che in realtà abbiamo comunque nascosto anche nella nostra fisicità, perché come lo stesso DNA e come la struttura stessa anche vegetale, esempio del seme, è tutto già racchiuso lì, quindi noi non dobbiamo fare assolutamente nulla, è già tutto lì preciso e perfetto, semplicemente dobbiamo fidarci che questa magia possa avvenire, e anche quindi nella leggerezza del gioco, senza sviluppare questa claustrofobia, ecco, questo voler accelerare, bruciare i tempi, perché
perché dobbiamo sempre essere al passo, sempre perché il tempo ci corre sempre dietro, il tempo che ci, diciamo, vuole governare, quello fittizio, e quindi con la scimmia ci viene insegnato che con questo tempo noi ci possiamo giocare e possiamo assolutamente farlo nostro, ecco, farlo nostro, perché ci servirà tanto questo per poi fare quello di cui vi ho parlato prima attraverso l'aquila, il mago e tutto il resto, insomma. Poi abbiamo l'umano giallo solare, che pone l'accento proprio sul intendere e assolutamente poi dimostrare quello che è realmente la nostra strada, cioè la nostra scelta. Poi di fatto l'umano giallo è la libera scelta, quindi la libera influenza, quindi io sono libero di essere e di divenire e di influenzare e di essere influenzato da ciò che in me ha un effetto evolutivo, un effetto che mi crea e mi sviluppa, diciamo, in me la saggezza utile per realizzare me stesso. Ecco, quindi l'intenzione di fare quello che noi e solo noi decidiamo e saper essere perfetto per noi, ok? Di qui assolutamente nella torre seconda, quindi solare, dopo la stella, vedete la stella è un attimo il contorno, l'umano qua invece è proprio la sostanza, qua c'è proprio la decisione da prendere e bisogna essere veramente sicuri e certi di credere sempre di più in noi stessi e in quella scelta univoca e differente, originale da tutte le altre. Poi dopo abbiamo il viandante planetario, e col viandante abbiamo la possibilità di quindi iniziare a manifestare tutto questo, ok? Quindi uscire allo scoperto dal solito giardino, diciamo, oltrepassare, spaccare le barriere che ci confinano dentro uno stare sempre dove noi sappiamo, conosciamo e quindi ci sentiamo sicuri, no? Qui siamo già pronti per perfezionare il volo, diciamo, innalzare la nostra grande conoscenza, tutto quello che abbiamo accumulato e la consapevolezza di quanto grandi siamo, di quanta saggezza, di quanta anche appunto potere profetico che abbiamo, quindi anche il credere nella nostra intuizione, il credere di poter andare oltre, ecco, oltre gli spazi consueti. Questo è il viandante planetario in cui si manifesterà, come si manifesterà. Poi dopo abbiamo il mago spettrale, che infatti di cui già vi ho parlato, è colui che attraverso questo spettrale ci dona questa bacchetta a questo seme, per cui buca e crea questo grandissimo canale che diventa la nostra voce, ok? Cioè quindi troviamo proprio la fuoriuscita dell'informazione, di quello che possiamo e abbiamo immaginato, cioè quello che sappiamo poter realizzare da questa grandissima immaginazione, da questo incanto che ci proviene e che abbiamo trattenuto in quel buio, nelle profondità di quella terra. Ora siamo in grado di raggiungerlo e bucando proprio il terreno. Qua c'è proprio l'uscita, proprio lo spettralizzare, il dissolvere la propria essenza, la propria informazione, la propria nuova identità, ok? Allo scoperto finalmente, perché così possiamo ricevere, quindi ancorati bene con le radici sotto e quindi ben saldi, ben sicuri di poter andare poi a raggiungere la magia del mago, quindi di quello che potremo realizzare e raggiungere in alto. Dopodiché abbiamo poi l'aquila cristallo, l'aquila
155, stupenda. E qui possiamo appunto dare come una sorta di ringraziamento. Per me questo è bellissimo, perché proprio nel tono cristallo qui abbiamo il compagno primario che ha aiutato in prima istanza questo seme a iniziare a sognare se stesso e a credere in quelle visioni che erano come sogni là sotto, per cui è un consacrarsi cioè ringraziare, celebrare questa grandissima lezione che l'Aquila gli ha dato, e quindi riuscire a portare poi questa visione allo scoperto, nel senso di cooperante e utile al collettivo, quindi andare a incontrare altre visioni, incontrare altre realtà, quindi c'è proprio già qua un contatto bellissimo, perché l'Aquila poi raggiunge velocemente e anche proprio a distanza regni comunque molto distanti, sia interiori che esteriori, quindi attraverso la mente e il potere della creazione dell'Aquila qui ritorniamo a unirci nelle visioni, diciamo, di tante anime insieme che appunto si incontrano e vanno poi attraverso tutto questo incontrare quella struttura appunto di cui parlavamo all'inizio, che è una nuova corazza, ma non una corazza imprigionante, ok? Che poteva essere appunto l'utilità del seme iniziale. Qui ritroviamo e troviamo nuovi strumenti barra armi, diciamo utensili, perché comunque l'arma del guerriero si sa è più di tipo spirituale nell'archetipo Maya, quindi qui ritroviamo questa grandissima potenza, questa grandissima forza e coraggio di essere riconnessi talmente in maniera pura e coerente a tutto questo grandissimo percorso che abbiamo fatto fino adesso, in cui abbiamo tanto diciamo dedicato, ci siamo tanto dedicati. Possiamo appunto sapere di essere quell'eroe, di essere quella cioè di uscire in fierezza con questo grandissimo trofeo che è il raggiungimento del guerriero di fatto, quindi questo grande tesoro di cui si parla, di cui ci narra il guerriero, è trovato soprattutto nella consapevolezza quindi di questo seme, quindi sapere che noi siamo tanto più forti, siamo tanto come dire ambiziosi. Ecco, la nostra ambizione e il nostro crederci ci può portare appunto a divenire eroi di noi stessi per raggiungere obiettivi, per raggiungere scopi, per divenire quello che vogliamo divenire, e che fondamentalmente poi siamo sempre stati quello. Però c'è tutto questo processo che dobbiamo attraversare per riconquistare questo tipo di potere e di armi, ecco. Benissimo, grazie per la pazienza. Scusate se mi sono un po' dilungato, non lo so, e delle volte mi sembra che parlo troppo, oppure non lo so, ditelo se sono troppo noioso, perché il dragone delle volte è un po' potrebbe un po' appesantire le cose, però in ogni caso spero che vi sia arrivato qualcosa, e credo di essere stato insomma il più limpido possibile. Ora vi leggo anch'io il poema galattico di José Argüelles nella mia versione, che dice: io sono l'innocente, il mio segno è il seme giallo, entro nel tuo universo attraverso il quarto portale della luce. Il mio numero è il 4, chiaro, autoesistente, intrinseco. La consapevolezza è la mia natura. Trasparente, radiante, semino i semi dell'onniscienza dalla terra. Io sono la fioritura della consapevolezza intrinseca.
nella pura coscienza porto i frutti dello spirito. Io sono l'inimmaginabile esplosione del nuovo, non sporcato dal desiderio, artificio o motivazione segreta. Io sono il sacro cibo. La gente crede che io sia un sempliciotto, ma io sono l'esatto volto riflesso di ogni loro proiezione. Se tu lo desideri e sei puro, io condividerò il mio segreto con te. Conoscermi è aumentare la forza dello spirito e resistere a tutto ciò non fa bene. Benissimo, vedete, quindi l'innocenza e l'umiltà appunto porta a divenire guerriero, cioè a divenire veramente il messaggio che lo spirito realmente ci dice che possiamo essere. Ecco, questo è. Bene, grazie mille di nuovo. Grazie a tutti. Quindi siate quel miracolo della vita come è il seme e ricordatevi che lo siamo tutti. Quindi create il vostro miracolo e lasciatevi semplicemente trasformare ed essere in questi 13 giorni e tornare semplicemente a voi. Ogni fiore è meraviglioso perché è diverso, ha un diverso profumo, ogni erba che troviamo nei prati ha un diverso profumo, un diverso colore e tutte insieme sono assolutamente un miracolo della vita, ricordatevi, insieme è vita. Quindi tornate a essere il vostro proprio miracolo in questi 13 giorni. Esatto, Questo è quello che vi auguro dal cuore, qui dal mio Egitto, dalla casa di Ra, vi auguro di essere il miracolo della vostra stessa vita. Grazie mille di ascoltarci, grazie Donato, grazie Rafael, quello che ci hai condiviso e vi vogliamo bene, vi mandiamo tanti baci e buona onda del seme e alla prossima. Alla prossima. Tanti baci. Buona ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao tesoro, ciao a tutti, buona onda. Ciao.